Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come sapete abbiamo un progetto in corso e sto parlando proprio di lui, dello USA One, il monster truck di casa Kyosho che abbiamo cominciato a smontare ed ottimizzare nel video della settimana scorsa partendo dal gruppo centrale. Ragazzi, se non l'avete visto, come al solito vi lascio un link in alto a destra per andare a guardarlo. Ma adesso proseguiremo con l'assale anteriore. Non possiamo parlare di avantreno nel caso di questo monster truck perché, come sapete, è stato costruito con tecnologia d'assale rigido. Pertanto parleremo di assale anteriore. Quindi inizieremo ad ottimizzare l'assale anteriore smontandolo, riempiendo il differenziale. Vedrete, faremo tantissimi lavori e faremo ancora alcune modifiche sul telaio, quindi rimuoveremo il servocomando e lavoreremo anche sul box ricevente. Inoltre ragazzi cominceremo anche a lavorare sullo sterzo facendo delle modifiche, rinforzandolo. Sapete che ho detto fin dall'inizio che il sistema di sterzo su questo modello non mi piaceva e quindi ho cominciato a ottimizzarlo cercando di fare qualche modifica che vedrete sulla fine di questo video. Se non avete visto il video di presentazione dove appunto analizzavo il sistema di sterzo e quant'altro, vi lascio il link un'altra volta in alto a destra. Quindi ragazzi, sigla e cominciamo subito. Ragazzi, iniziamo subito a smontare perché il processo è veramente lungo. Attenzione ragazzi, è una cosa veramente importante. Smontando gli ammortizzatori mi sono accorto che questa auto non ha down stop. Quindi ragazzi state attenti perché tutto quello che regge il peso di queste gommone gigantesche, che sono due, tutta la parte assali, geometria, servocomando, qualunque cosa, è supportato dai soli due Uniball degli ammortizzatori. Questo ovviamente succede soltanto mentre fate salti o comunque mentre staccate completamente le ruote da terra. Ma se avete acquistato un monster di questo tipo e non ci fate salti, beh, è come andare a Roma e non vedere il Colosseo. Quindi continuiamo ragazzi, ma stiamo attenti a questa cosa perché gli Uniball degli steli, quelli per intendersi che si avvitano sugli steli degli ammortizzatori, sono soggetti veramente a forte trazione. Quindi dovrò inventarmi qualcosa anche per questo in futuro.
A questo punto, ragazzi, riempiamo il differenziale di questo Monster. Io accelererò tutto il processo di riempimento e di montaggio e di smontaggio, ma se volete sapere come monto e come riempio un differenziale di un automodello buggy, fuoristrada in genere, anche questo è un modello fuoristrada anche se è un Monster, vi lascio il link in alto a destra come al solito, perché ho fatto un video anche su questo, andate a vederlo. Allora ragazzi, siamo arrivati al punto di mettere il grasso nella coppia conica. Che grasso utilizzo? Utilizzo un grasso FT Tech di mia produzione. Se volete espandete la descrizione e troverete il link per avere maggiori informazioni su tutti i prodotti di cui ho parlato in questo video, ma ovviamente anche sul grasso. Ne metterò veramente una quantità esagerata. Perché questo? Uno, perché prevedo di non fare manutenzione su questa macchina, ma di usarla per puro divertimento, bashing, e quindi non la smonterò tutte le volte come faccio con una macchina buggy da competizione. Inoltre, ragazzi, potrebbe anche trovare acqua. Cioè, questo Monster ho intenzione di andare a guidarlo anche nel bosco, chissà, in qualche posto dove magari potrei trovare acqua, e quindi ne metterò veramente tanto.
Adesso ragazzi smontiamo il servo comando perché lo sostituiremo con uno da competizione e il box ricevente. Perché lo smontiamo il box ricevente? È veramente gigantesco. Questo box ricevente è previsto per chiaramente l'USA One in versione Nitro, perché deve ospitare anche il pacco batterie del ricevente, che nel mio caso non è necessario. Io avrò soltanto la ricevente dentro, quindi è inutile avere una cosa così grande e così ingombrante quando possiamo guadagnare posto per altre cose o per futuri progetti. Pertanto ancora non troverò una soluzione presto. Credo di installare il box ricevente della MP10E, ma vedremo in futuro cosa faremo. Uno degli sviluppi futuri su questo modello sarà sicuramente quello di mettere il servocomando direttamente sull'assale anteriore. Devo scoprire ancora come, probabilmente non partirò con questo, in questo modo subito, ma lo lascerò dove stava. E però uno dei progetti è appunto quello di mettere il servo sull'assale, e questo è il punto dove alloggerà il mio servo e lo spazio che sono riuscito a ricreargli. Bisogna stare attenti perché in fase di compressione degli ammortizzatori il servo entra praticamente dentro lo chassis della macchina, quindi dobbiamo lasciargli posto e credo che questo possa bastare. Adesso ragazzi vedrete come ho cominciato ad ottimizzare e a rinforzare tutto il sistema di sterzo. Attualmente ho usato un tondino di alluminio da 4 mm, ma se la modifica andrà a buon fine sostituirò con dell'acciaio. Quindi rifarò lo stesso pezzo in acciaio. Per il momento, per provarlo, utilizzerò appunto questo tondino di alluminio che ho filettato e ci ho inserito gli Uniball della MP10 TKI2 lato esterno, quindi della macchina Buggy Nitro di casa Kyosho. Guardate.
Bene ragazzi, siamo giunti di nuovo al termine di questo lunghissimo video. Considerate che erano più di 2 ore di riprese che sono riuscito a sintetizzare, nonostante che il video appunto sia venuto abbastanza lungo. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete il mi piace, se non vi è piaciuto mettetelo lo stesso per incoraggiarmi. E mi raccomando, se avete domande, quesiti, scrivete nei commenti, e anche per un semplice saluto. E ricordatevi che se volete approfondire tutta la parte buggy, nitro da competizione e anche elettrico da competizione, vi ricordo di iscrivervi alla mia masterclass. Trovate il link sotto ogni mio video, non potete sbagliare. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!